Mentre le forze dell'asse cercano di creare una linea di difesa più in fretta possibile, gli anglo-americani spingono verso la costa per conquistare i suoi porti. I paracadutisti italiani passano Mateo, raggiungono la zona collinosa di Jebel Abiod e si uniscono al piccolo reparto del maggiore Rudolf Witzig, attestato con 2 carri armati davanti al villaggio occupato dagli inglesi che cannoneggiano le loro posizioni. Witzig informa ad Almas che gli inglesi sono appoggiati da molti pezzi di artiglieria. Di conseguenza il colonnello italiano posiziona il suo battaglione su una collinetta davanti al villaggio di Jebel Abiod e suddivide gli uomini a due in buche ben distanziate fra loro, poiché, non essendo possibile rispondere al tiro avversario con fuoco di controbatteria, questo è il solo sistema per limitare i danni. La situazione è critica. Pochi uomini e totalmente isolati. I nostri, pur non sapendo che le forze nemiche sono reduci da un lungo spostamento da Bonn e che possono contare solo sul rinforzo di un gruppo di paracadutisti che sono stati lanciati sul campo di Sukel Arba, intuiscono che l'avversario è vulnerabile. L'occasione è buona per occupare il villaggio e poter contare così su una migliore posizione difensiva. I 2 comandanti si rendono conto che, in assenza di ordini precisi, la cosa migliore è prendere in mano la situazione e studiano un piano d'azione. Il 21 novembre, a sud della loro posizione, un altro reparto italo-tedesco ha preso contatto con pattuglie nemiche provenienti da Béja. Quindi non c'è tempo da perdere, bisogna attaccare la notte stessa. 3 nostri plotoni hanno l'incarico di conquistare 3 collinette a fianco del paese, mentre i tedeschi devono puntare direttamente sull'abitato. È arrivato il momento di mettere in pratica la manovra di avvicinamento che hanno studiato, provato e riprovato in continuazione nel corso di addestramento. Prima dell'alba i 3 plotoni partono e scattano contemporaneamente sorprendendo il nemico. Le posizioni sono conquistate d'impeto, senza che l'avversario facesse in tempo ad abbozzare un tentativo di resistenza. Vengono catturati un centinaio di prigionieri, tra i quali un capitano, e sono mandati verso le nostre retrovie. Ma mentre i paracadutisti stanno ancora rastrellando il terreno, si scatena la reazione nemica con grande violenza. Un inferno di fuoco cade sulle nostre linee, sulle posizioni conquistate e sull'avvallamento di mezzo, dove i tedeschi rimangono inchiodati senza poter avanzare verso l'abitato. Granate da 155 esplodono dappertutto. Gli uomini rimangono rintanati nelle buche, in attesa del contrattacco nemico, che comincerà non appena l'artiglieria avrà allungato il tiro. Uno dei primi a cadere è il paracadutista triestino Giovanni Raengo, straziato dall'esplosione di tutte le bombe che ha nel tascapane. Poi muore Bargellesi e molti altri sono feriti. L'aviere paracadutista Giacomazzi viene colpito al ventre e muore dissanguato prima che possano soccorrerlo. A quel punto i reparti inglesi passano al contrattacco in forza. Particolarmente degno di nota è il comportamento dell'aviere Enzo Albertazzi di Savona, che pur essendo stato assegnato al comando, quando sa che la sua squadra avrebbe partecipato all'attacco, chiede di unirsi ai suoi compagni e prende parte alla conquista della posizione avversaria. Quando inizia il contrattacco nemico, si mette al riparo di una roccia e, con brevi raffiche di mitra, abbatte tutti quelli che gli si presentano a tiro. Quando infine viene circondato, si difende con il lancio di bombe a mano. Finite le munizioni, continua a lottare usando il mitra come una clava, finché non viene colpito e ucciso. Pari in valore è il tenente Michelangelo Messina, che si batte sino a quando non è colpito da una raffica al ventre. Trascinato al riparo da alcuni compagni, chiede loro che gli accendano una sigaretta, poi spira. Anche il colonnello Dalmas è ferito. Si era portato in posizione avanzata per osservare meglio lo svolgimento dell'azione in una buca occupata da 2 paracadutisti, quando arriva una granata che fa esplodere le bombe a mano vicine. Poi c'è il tenente Riello, che da una buca vicina accorre sotto il tiro per soccorrere i feriti. Il suo atto generoso lo salverà, perché subito dopo un colpo nemico cade proprio nella buca che lui ha abbandonato.
Dopo una prima sommaria medicazione, il colonnello Dalmas può ricostituire la linea e continuare la resistenza. In questa fase, altre belle prove di valore sono date dal personale medico del reparto e da molti arabi che appoggiano spontaneamente e coraggiosamente l'azione dei nostri soldati. Purtroppo le perdite del battaglione sono gravi. Ciononostante, il reparto, il cui comando è in seguito assunto dal capitano Aldo Molino, resiste all'azione nemica per altri 6 giorni, dopodiché ha l'ordine di ripiegare su Mateur. Gli uomini del colonnello Dalmas, pur lanciati in tutta fretta in azione, hanno stupito sia gli avversari che gli alleati tedeschi. La loro tenuta a Jebel Abiod ha dato la possibilità ai reparti arrivati dall'Italia di costruire una linea difensiva che permetterà alle forze dell'asse e al suo nuovo comandante, il generale Messe, di resistere in Tunisia fino a metà del maggio 1943. Per quanto riguarda il comandante Dalmas, rimpatriato dopo la convalescenza, torna al comando degli Adra nel maggio del 1943. Gli avvenimenti dell'8 settembre lo vedono partecipare alla difesa di alcune installazioni militari a Roma. Fatto prigioniero dai tedeschi, viene liberato per l'intervento diretto dell'amico generale Walter Barentin, che lo ha conosciuto in Nord Africa quando era ufficiale del reggimento paracadutisti della Luftwaffe. Trasferitosi al nord, il 1 dicembre 1943 Dalmas fonda la scuola di paracadutismo della Repubblica Sociale a Tradate. La scuola nasce come raggruppamento arditi paracadutisti dell'Aeronautica Nazionale Repubblicana, con elementi degli Adra, della Folgore e del Nembo. Nel marzo 1944 Dalmas lascia la direzione dei corsi per assumere il comando del reggimento Folgore. Dopo la guerra, Dalmas continua a praticare la sua passione per il paracadutismo, questa volta però quello civile. Viene eletto presidente nazionale e rappresenta l'Italia nei congressi e nelle manifestazioni internazionali. Dalmas muore a Padova nel 1963. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella comunità giuliano-dalmata, che perde in lui una delle figure più pure del combattentismo irredentista. Il 29 maggio a Padova si svolgono i funerali, alla presenza dei familiari e di pochi fedeli intimi amici. Sul feretro, oltre ai fiori dei familiari, gli amici pongono dei garofani con la significativa e commovente scritta «Viva Zara Italiana».